In questo video proverò a pescare a fondo con una canna da spinning in un posto pieno di pesci serra e banchi di muggini enormi. Eccolo, c'è! Testerò un nuovo mulinello utilizzando tecniche di pesca diverse per riuscire a prendere il predatore. Vedete questo posto dietro di me? Qui dentro è pieno di pesci serra, ma questi pesci hanno imparato a riconoscere sia le esche artificiali, quindi pesci finti e altre esche così, sia alcune esche naturali, come il filetto di cefalo. Pescarli sta diventando un problema, però oggi ci voglio provare, provando a risalire tutta la catena alimentare, quindi cercherò di catturare qualche piccolo pesce che si trova qui, soprattutto sparlotte e saraghi, e provare a innescarli per pescare il pesciserra. Ci riusciremo? Vedremo. Tra le 1000 cose che mi sono portato c'è questo secchio per il vivo con l'ossigenatore e proverò a catturare qualche sarago lungo questa scogliera. Per farlo utilizzeremo la canna fissa con un paio di coreani e poi ho conosciuto un caro amico, Riccardo, che mi ha anche preso delle cozze. Cominciamo prendendo l'acqua, perché poi se prendo la sparlotta come il pozzo del Medioevo. La cosa veramente bella di questo secchiettino, questo l'ho comprato alla Decathlon, è che si inserisce qui tipo scolapasta, quindi c'ho l'ossigenatore, tutto quanto, me lo porto appresso ed è abbastanza facile utilizzarlo. Questa è la vecchia canna da punta di mio nonno, che mi ha sempre accompagnato negli anni e che non cambierei per nulla al mondo. Un galleggiante a goccia, 2 ami, vedete, una montatura tra le più semplici che esistano, e inneschiamo il coreano, un pezzettino di coreano. Ecco qua, doppio innesco. E ora aspettiamo Riccardo, intanto, che non vi ho fatto vedere. Ciao Riccardo. Ciao. Mi ha pescato una micro sparlotta, grazie. Mettiamola subito dentro. E lui sta utilizzando come esca delle cozze che vedete apre e poi innesca con un filaccione, molto più efficace della mia pesca. Intanto attacchiamo l'ossigenatore. Mamma mia, Riccardo ne prende uno dopo l'altro, allora è più funzionale la sua tecnica che la mia. Grazie mille. Vedete, sono piccoline, però per i serra sono perfette. Dovete sapere che la cozza è l'esca regina di questi posti, perché ovviamente loro le vanno a trovare proprio qui intorno, su questi scogli, e gli piace tantissimo. Grazie. Eccola, immediata, mamma mia. Sulla cozza è una cosa incredibile. Presa? E allora ci siamo. Però a me sta mangiando, eh. Riccardo pesca addirittura con un filo a mano, quindi io mi sento ridicolo con tutta questa attrezzatura. Poi vi faremo vedere questa pesca meglio, perché Riccardo è uno specialista di questa pesca. Vai. Quindi dalla parte del muscolo, quella più dura, l'amo è un po' piccolo, e poi rientra all'interno della cozza. Fantastico. Così, con tutto il guscio, guardate, 0 secondi, No! Persa, però dai, ci siamo, ormai ne abbiamo prese, quindi va bene così. La solidarietà fra pescatori esiste. E lui non è né geloso e anzi mi sta insegnando una tecnica che non conoscevo e mi ha aiutato a prendere l'esca in 3 secondi. E ora che l'esca c'è, andiamo a prendere i serra. Alla fine quindi abbiamo praticamente preso tutte Riccardo, delle sparlotte, che sono questi spari di qui. Sono molto simili, della stessa famiglia dei saraghi, però hanno, vedete, una colorazione gialla con questa macchia qui. Le dimensioni non sono enormi, addirittura questo è un pesce di taglia media, perché rimangono molto piccoli. Come esca però sono eccezionali. Questo è un posto particolare perché qui praticamente siamo nel molo esterno del porto di Cagliari. Questi erano i vecchi ormeggi. Ci sono delle navi affondate, come questa qui dietro. Qui intorno però girano tantissimi pesci serra. E oggi proviamo con la sparlotta, che è un'esca che io non ho mai utilizzato, che però vivendo qui potrebbe essere la regina di questo tipo di pesca. Intanto Riccardo si è messo lì e lui pescherà le orate. Se pescherà qualche bella orata poi ve la faccio vedere.
Vedete, ci sono queste navi affondate. Insomma, è un molo purtroppo abbandonato. Non voglio farmi cogliere impreparato, per questo mi sono comprato, addirittura c'è ancora l'etichetta, questo super guadino. Ho anche un piccolo treppiedi, che lo posizioniamo qui. E una piccola sorpresa, perché non utilizzerò una canna standard pesci serra, ma utilizzerò una canna da spinning. Infatti molti mi avete chiesto, ma si può utilizzare la canna da spinning per fare altri tipi di pesca? Ragazzi, una canna da pesca è una canna da pesca. È ovvio che se fossimo in spiaggia, dove bisogna lanciare lontano, vi direi di no. Ma qui, in queste condizioni, certo che si può usare una canna da spinning anche utilizzando una montatura non da spinning. È comunque una canna. E questa è una travel che io mi porto per i miei viaggi. Faccio vedere, molto molto simpatica da utilizzare. Questa addirittura è in 5 sezioni ed è comodissima per viaggiare. Il vero protagonista di oggi in realtà è lui, il nuovo Daiwa BG, perché questo è un mulinello che costa relativamente poco, però ha una potenza incredibile. Corpo in alluminio, manovella che si avvita diciamo direttamente nel corpo ed è fatto per i grandi predatori, quindi con una cifra davvero irrisoria possiamo andare a pescare pesci importanti e oggi infatti lo proviamo col vivo, vediamo come si comporta. Mi piace soprattutto perché ha questa frizione molto molto delicata, quindi che si può tarare bene e con i grossi pesci ci può aiutare, ma può stringere anche parecchio perché ha dei dischi in carbonio che non dovrebbero scaldare rispetto ai vecchi dischi in feltro. Ora lo proviamo. Allora, apriamo il coppo, vediamo se ci si arriva. Pelo pelo. Quando si montano queste canne travel si parte dalla punta, se no impazzite. Non mi sono portato tantissime cose, come vedete ho questi galleggianti per pescare, ne ho modificato però uno perché voglio utilizzarlo così, un po' più scorrevole. E ovviamente fluorocarbon, vediamo oggi, no, 50 è grande, utilizziamo magari un 35 che sarà da qualche parte, e le montature, che sono queste, già tutto pronto, diciamo un po' di pinze, pinzette, perché con i pesci serra non si sa mai, insomma un bel casino, Fra le varie sfere utilizziamo questa arancione perché è quella che magari è un po' più visibile. Metto una girella, anche se grande non fa nulla. 1, 2, 3. Guardate che carino questo coltellino, ci credete che questo è un coltello della Leatherman che poi si riapre, diventa una forbicina. Questo è davvero interessante, poi vi lascio i link di tutto. Non buttate mai nulla, io mi riporto sempre tutto a casa. Scegliamo una sparlottina, ecco, io la innesco così, passo di lato, ecco, questo qua è l'innesco, vedete? Ho fatto un bracciolo lungo circa 1 metro con un singolo amo perché diciamo l'esca è molto piccolina. Durante il lancio mi accorgo che il galleggiante scorre e non va bene. Avrei dovuto fermare il galleggiante, mi sa, Ho fatto la prima cavolata perché avrei dovuto fermare il galleggiante, invece ho appena lanciato, ovviamente è andato su lungo tutto il filo perché mi sono dimenticato di mettere uno stopperino e quindi ora me lo trovo qui. Cambieremo questa cosa. Non accetto gli errori perché potrebbero non farmi prendere nulla, infatti il sargo si è già andato a infilare sul fondo. Ma per fortuna avevo già preparato un galleggiante da fissare e quando lo lancio rimane esattamente dove. Oh, molto meglio. La frizione la lascio abbastanza duretta. Ecco qua. Intorno al galleggiante vedo il pesce agitarsi. Questo significa sicuramente che qualche predatore gli sta girando intorno e lui, spaventato, tende a muoversi velocemente. È fondamentale che il sarago lavori a galla. C'è un motivo per questa cosa, perché lui tenderà se no ad andare sul fondo e a nascondersi dai predatori. Invece forzandola a stare a galla col galleggiante che vedete lo tiene su e lui si agita, diciamo sarà molto più attirante per i nostri pesci. Ora che intanto abbiamo preparato tutto, mi rimetto un attimo col vermino, vediamo se riesco a catturare qualche altra esca, giusto per divertirsi. Poi le liberiamo tutte se non peschiamo nulla. Ma lungo il molo le sparlotte sono abbondanti e riesco a prenderne una dietro l'altra. Eccola! Nei momenti liberi pescate sempre più esche che potete, anche perché se le trattate bene non moriranno. Che caspita è successo? Incredibile, raga, cioè mamma, guardate, mi ha mangiato al volo il serra. Al volo, sbrichiamoci, vediamo se riesco a metterli. Cosa è successo?
Avevo rilanciato l'esca e appena ha toccato l'acqua un serra l'ha attaccato, ma non è riuscito ad allamarsi. Innesco subito un altro sarago, cercando di nascondere quanto più possibile l'amo nella pelle del pesce. E lancio più o meno alla stessa distanza. I serra dovrebbero essere proprio lì, vicino a questi grossi banchi di muggini che stanno passando. Che c'è tutto il banco di cefali, i serra stanno lì sotto. Ho rilanciato esattamente dove c'era il banco di cefali. Come ho lanciato, il serra si è avventato, mi ha dato una botta, però non è rimasto riuscito a strappare l'esca. Maledetti. Però sto pescando con un amo, ma voglio continuare a pescare con un amo, perché secondo me è la strategia vincente. Ma sono lì, perché loro seguono il banco di cefali e ovviamente quando c'è l'opportunità poi catturano lo sventurato. E infatti non passano che pochi minuti e il galleggiante va giù. Eccolo, guardate. Guardate, Eccolo! Se l'è mangiata, eh? Vieni Riccardo! Il mulinello va benissimo. Piccoletto. Hai visto come è andato giù? Non so se da lontano hai visto. Che bello avere qualcuno che mi aiuta. Se l'è proprio ingoiata. Ops. Deve fare il diavolo a 4, aspetta. Eccolo qua. Grazie mille. Prego. Grazie Riccardo. Oggi veramente sei la mia seconda mano. Preso! Avete visto? È stato un attimo. Loro erano proprio lì dietro al banco. Si vede questa striscia marrone, ma porca miseria, non riesco a farvela vedere perché ci vogliono gli occhiali polarizzati. A un certo punto si è ingoiato l'esca, gliel'ho fatta mangiare 2 o 3 volte e ecco il serra, eccolo qui. Azza, ha pure sputato l'amo, neanche devo slamarlo. È un serra piccolino, qui parliamo di un pesce di forse 8 etti, massimo 1 chilo, però ha mangiato benissimo. Ora se ne va da tutte le parti, rimani qui con noi. Non è enorme, però è un serra carino, ora si è tutto sporcato, avete visto, si è slamato subito, proprio perché l'amo non è riuscito a bucare bene e quindi finché lo tenevo in tensione lui comunque rimaneva attaccato. Appena l'ho mollato, e qui bisogna stare attenti durante il recupero, si è slamato. Il vivo con l'esca pescata sul posto funziona sempre. Ora mentre si dibatteva ha sputato il pezzo dello sparlotto, della sparlotta. Avete visto come lo ha tranciato? Quindi lo ha tranciato in più parti e se l'ha ingoiato, perché loro vanno lì, lo mangiano, lo attaccano, poi se lo ingoiano. Questo durante il combattimento poi dallo stomaco riescono a tirarlo fuori. Mettiamolo a mare, ciao! Quindi abbiamo sfatato 2 miti. Il primo, che questi serra possono essere ingannati con l'esca giusta e con la tecnica giusta. E il secondo, che si può utilizzare una canna da spinning per fare tutto. Avete visto che ha funzionato benissimo. Il mulinello è fantastico e addirittura avevo una potenza incredibile. Io penso di aver recuperato questo serra in 10 secondi forse, proprio perché questa misura l'avevo presa per fare pesche più complesse. Con questa misura si possono pescare tranquillamente le grosse lecceamia fino a 15-20 kg. Certo, bisogna combatterle molto, però ci si riesce tranquillamente. È un mulinello potente e leggero. Invece di spendere 400 euro per mulinello, con una cifra molto minore si può veramente pescare di tutto ed è bello così. Visto che il secchio me lo permette, qui stanno morendo, io quasi quasi li tengo giù. Sicuramente l'acqua è più ossigenata. La rinneschiamo subito perché qui non bisogna perdere tempo. Vi faccio vedere l'innesco. Parlotta purtroppo è quasi morta, ma non la sprechiamo. Allora, di lato, così. Ok. Non serve lanciare lontanissimo, l'importante è lanciare l'esca lì dove stanno passando i muggini e poi regolo la frizione in modo che non sia né troppo dura né troppo molla. Attenzione, guardate che ha preso una super orata Riccardo. Con che esca, Ricca? Col granchio, eh? Ora ti vengo a dare una mano. Ma è un bel pesce questo, eh? Si è arroccata? Porca miseria. Perché purtroppo ci sono un sacco di pezzi di lamiera, di rami, qui è un casino, vero? Dai, speriamo di...
Niente, vero? Quindi ora proverà a lasciarla per vedere se da sola esce. Molto difficile. Era un bel pesce, eh? Porca miseria. Mannaggia, vedete, chi non risica però non rosica, perché qui vicino a questi anfratti, ovviamente i pesci girano. Il problema è che poi a volte magari rimangono incastrati nelle lamiere, ma speriamo che si riesca a disincagliare. Avete visto le bottiglie? Quelle non sono un rifiuto, l'ha portate proprio Riccardo per pescare, poi le riporta indietro, perché è una tecnica che vi faremo vedere insieme. Si è proprio arroccata lì dietro. Era un pescione questo, eh? Nonostante fosse un bel pesce, purtroppo bisogna rompere il filo, perché recuperarlo è impossibile, almeno il pesce se ne andrà libero. Cioè, Riccardo, ragazzi, è la persona più gentile del mondo. Non ha detto una parolaccia, tranquillo, sereno, ha detto vabbè, la pesca è anche questa. Ed è giusto, perché il pesce deve avere le sue chance di vincere. Intanto, intorno al galleggiante, un banco enorme di cefali sta passando. Potrebbe essere il momento giusto per catturare qualche serra. Ma cosa sta succedendo? E sono sicurissimo che sono proprio lì, intorno alla mia esca, eppure non vogliono mangiare. Sono molto riluttanti a mangiare l'esca perché secondo me si accorgono dell'inganno e quindi ho voluto ridurre tutte le dimensioni. Amo più piccolo, capetto più sottile e molto più corto e un finale più lungo e anche più sottile dello 0,30. Vediamo se funziona. A me piace moltissimo fare queste prove perché mi fanno capire effettivamente se il pesce si accorge dell'inganno o meno, e secondo me se ne accorge, proprio perché segue l'esca ma nonostante tutto non la mangia. Ora, quello che conta nella pesca non è tanto l'attrezzatura, è ovvio che io sto utilizzando un'attrezzatura eccezionale, ottima, anche sovradimensionata per questi pesci serra, ma potrebbe capitare anche il pesce serra da 5-6 kg, quindi lì sarebbe un bel combattimento. Ma quello che spinge un pesce a mangiare è come gli presentiamo l'esca. E allora piano piano potete fare dei piccoli esperimenti. Ora, se avete due canne è anche più semplice, perché su una utilizzate la montatura classica, quella che ha sempre funzionato, e sull'altra fate gli esperimenti. Così piano piano si migliora perché i pesci imparano e noi di conseguenza dobbiamo piano piano trovare qualche piccolo accorgimento per ingannarli. Ma non dobbiamo fare le stragi, quindi io già sono contento del pesce serra che ho preso, però voglio capire se funziona meglio così. E mentre il buon Riccardo cambia posto per vedere se le orate si sono spostate, intorno al galleggiante qualcosa sta accadendo. Infatti il sarago è molto spaventato. Eccolo. Mandato. Eccolo. C'è. No! No! Porca miseria. C'era, No! Però avete visto, col microcavetto ha funzionato. Si era allamato, secondo me era un serra anche molto grande, però l'amo molto piccolino e tutto quanto lo hanno fatto slamare. Però sono contento perché è riuscito ad ingannarlo. Ha messo anche un piombo perché il galleggiante stava tornando verso di me. La pesca è così, a volte si vince, a volte si perde. Pensate a Riccardo che ha perso quell'orata enorme e non ha detto neanche una parolaccina. Guarda, questa striscia qui è una striscia di muggini che sta passando e i serra li seguono, quindi io in teoria devo tirare più lontano. In teoria. Il mio galleggiante ora è in posizione perfetta e il sarago è proprio lì dove dovrebbero passare i serra. Ora dobbiamo solo aspettare. Eppure, nonostante tutto, è difficilissimo ingannare questi pesci serra. Anche con il sarago di piccole dimensioni non stanno mangiando. Probabilmente bisogna aspettare il momento giusto, che potrebbe essere verso il tramonto. Però uno lo abbiamo ingannato, anzi un paio, diciamo uno se l'è scampata, ma la pesca è anche questo. Sono contento perché ho potuto provare la mia trave, che in realtà ce l'ho da 2 anni, che comunque la porto in giro per il mondo, e anche così con questa pesca, e vedete che alla fine se avete la canna giusta si può fare tutto, non fissiamoci troppo sulle cose. Invece il mulinello secondo me è pazzesco, per il costo che ha, veramente questo mulinello può prendere dei pescioni importanti. Infatti questa misura qui, poi noi la andremo a provare in verticale con la barca a vela, appena riesca a uscire, perché qui c'è sempre un tempo terribile e secondo me qualche pescione lo può prendere. Sono anche contentissimo perché ho conosciuto Riccardo, che è un ragazzo semplicissimo ma eccezionale, molto molto bravo a pesca, però è anche molto filosofico quando pesca. Si è perso quell'oratona, non ha detto nulla, sapeva che lì c'erano degli incagli e insieme vogliamo fare qualche video per mostrarvi una tecnica diversa, sempre senza utilizzare chissà quali attrezzature futuristiche, perché comunque basta una canna da pesca, un mulinello e si pesca.
sempre che non andiamo a pesci molto particolari. Ora me ne vado perché ho fame, è l'ora di pranzo. Comunque però il posto mi piace molto. Il serracchiotto l'abbiamo preso e ora libero le sparlotte e ci vediamo alla prossima volta. Mi raccomando, un like, iscrivetevi e se avete dubbi, domande o anche se volete che possa provare per voi qualche tecnica in questo posto pieno di serra, magari funziona, perché no, scrivetemelo nei commenti. Ciao!